Eccoci qui, bentornati, ben trovato ad Andrea Cionci, sempre con noi. Ciao Andrea. Buongiorno Francesco, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, ringraziamo il pubblico che ci sta seguendo con grande interesse. Ricordiamo che dalle le ultime 4 puntate stiamo inserendo anche dei sottotitoli in italiano che consentono quindi una fruizione dei sottotitoli in tutte le lingue. Basta andare su YouTube e attivare i sottotitoli e selezionare la lingua scelta. Bene Andrea, iniziamo un attimo la puntata parlando un po' di alcuni commenti che stanno arrivando sotto i nostri video. Moltissimi sono molto positivi, eccessivamente addirittura, c'è proprio un amore verso il tuo lavoro. Ma c'è qualcuno che fa delle critiche. Iniziamo da questo Davide Febbi che ci ha inviato un link ad un suo video in cui ci spiega come Ratzinger invece in realtà secondo lui è un modernista, è stato amico di Karl Rahner, ha partecipato al Concilio Vaticano II, quindi si rifà un po' anche alla filosofia di Hegel e di Heidegger. Che ne pensi di questa... Ma grande amico del teologo Ratzinger era Hans von Balthasar, da lui ancora oggi ricordato come il grande teologo von Balthasar, che era l'arcinemico di Karl Rahner. Quindi diciamo ho qualche difficoltà a orientarmi, perché se Benedetto XVI ancora oggi si porta a Castel Gandolfo i libri di von Balthasar, poi dovrebbe essere stato allo stesso tempo amico di Karl Rahner. Allora è vero che inizialmente il teologo Ratzinger ebbe delle come posso dire, Proveniva da quella cultura? sì, era anche la cultura di quel tempo, ed ebbe degli sfasamenti, diciamo così, modernisti, da lui poi corretti grazie all'incontro con von Balthasar, che ancora oggi viene accusato di essere modernista per quella storia sull'inferno non esiste, che è una specie di leggenda metropolitana. Ma comunque voglio dire, il fatto che il teologo Ratzinger intrattenesse cordiali rapporti con tutti, persino con Hans Küng o altri personaggi assolutamente, diciamo, fuori dall'ortodossia, non deve poi portarci a credere che lui sia un modernista. A queste critiche risponde benissimo un libello del 2010 di Paolo Flores Arcais, che è un filosofo ateo, comunista, arcinemico del teologo Ratzinger, dato che si erano scontrati più di una volta pubblicamente, che però è sicuramente un grande esperto di politica internazionale, e spiega in questo libello, che si chiama La sfida oscurantista di Ratzinger, proprio come e quanto Benedetto XVI fosse antimoderno e antimodernista in tutto e per tutto, cioè il nemico numero uno del modernismo progressista mondialista mondiale. Quindi io sono molto, molto scettico di fronte a questo tipo di critiche, anche perché questo tipo di critiche provengono spesso da persone che non sono in grado di percepire e riconoscere le più plateali incoerenze del codice Ratzinger, ovvero lo stile di comunicazione con cui Papa Benedetto da 8 anni, anzi 9 anni, ci comunica che lui si trova in sede impedita. Allora, se Benedetto da 9 anni ripete che il Papa è uno solo, senza mai spiegare quale, dice nessun Papa si è dimesso negli ultimi 1000 anni, anche nel primo millennio è stata un'eccezione, ovvero le più plateali ammissioni del codice Ratzinger, in codice Ratzinger, sul fatto che lui sia ancora Papa, il fatto che questi studiosi non siano in grado di riconoscere queste cose così evidenti e patenti mi fa essere molto scettico sul fatto che loro abbiano poi gli strumenti per poter correttamente interpretare delle presunte sfasature teologiche del teologo Ratzinger. Mi spiego? Ma anche, voglio dire, anche in ottica sedevacantista, ammettiamo che nessun papa sia valido dal 1958 a oggi. Un sedevacantista
intellettualmente onesto, deve riconoscere che ci sarebbe comunque una guerra antipapale fra l'antipapa Benedetto XVI e l'antipapa Bergoglio, in cui l'antipapa Benedetto XVI si è autoesiliato in sede impedita e delegittimando l'altro antipapa Francesco, perché il diritto canonico è oggettivo, quello che dice Ratzinger sulla sede impedita è altrettanto oggettivo. I canonisti dell'Università di Bologna a settembre hanno appena costituito un gruppo di studio intitolato sul Papa emerito e sul Papa impedito, cioè che altro vi serve? E poi venite a fare i nerd sulla teologia, il Concilio Vaticano II, eccetera. Voglio dire, poi nessun papa è perfetto, ma questo non ha nulla a che vedere con il fatto di essere papa o no, di esserlo legalmente o no. Quindi quando mi dicono Ratzinger è modernista, un'affermazione diciamo abbastanza gratuita che proviene da studiosi che non sono in grado di riconoscere neanche delle cose patenti, plateali, evidentissime, che cosa che non ha nulla a che vedere con il fatto che Papa Benedetto sia ancora il Papa e che sia ancora in sede impedita. Quasi tutti citano la questione del 2005, il 25 dicembre, quando lui parlò del nuovo ordine mondiale. Poi ci sono altri discorsi che lui fece alla Curia Romana, quindi in cui dimostrerebbe questo amore per l'ebraismo, addirittura per l'illuminismo e per l'Islam. Sì, vabbè, allora, secondo questi critici, Benedetto XVI avrebbe dovuto dire no, guardate, bisogna tagliare la gola a tutti gli islamici, a tutti gli ebrei, capito? Perché se no non sono soddisfatti questi ipertradizionalisti. È chiaro che Benedetto XVI ha dei rapporti diplomatici cordialissimi anche con i membri delle altre religioni. Tra l'altro in quella sua lettera agli islamici non scende minimamente a compromessi sul fatto che siano due fedi diverse, anzi parla di un Dio della pace. Naturalmente potremmo dire che intende in codice Ratzinger il suo Dio della pace, non quello degli islamici, quindi sono affermazioni del tutto gratuite. Ecco, poi quel discorso di Natale del 2005 è uno dei più ridicoli travisamenti provenienti da questa orbita tradizionalista, perché Benedetto XVI in sostanza diceva che l'unico nuovo ordine mondiale possibile è quello sotto l'egida del bambino Gesù. Allora, i sedevacantisti, i tradizionalisti impugnano questa espressione per dire ah no, vedi, Benedetto XVI strizzava l'occhio al nuovo ordine mondiale. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Cioè, un'iperbole, un paradosso fatta da Benedetto XVI per dire ai massoni guardate che l'unico nuovo ordine mondiale che potete fare è sotto il bambino Gesù, e quelli pensano che lui stia strizzando l'occhio ai massoni. Allora, come si può prendere sul serio questo tipo di contestazioni? Mi spiego? Che comunque non hanno nulla a che vedere con il fatto che Benedetto sia in sede impedita, cioè il fatto che sia modernista, in che modo dovrebbe inficiare la situazione canonica o quello che lui ci sta comunicando da 9 anni? Spiegatemelo. E poi l'ultima cosa, molti dicono che questo piccolo resto di cui lui parlò nel 69, come abbiamo parlato la scorsa volta, è un piccolo resto autoproclamato, quindi molti ce l'hanno con Don Minutella, ce l'hanno come se il piccolo resto coincidesse. Ma il fatto che i cattolici che ascoltano le catechesi di Don Minutella si definiscono piccolo resto, non è che questo ha messo, diciamo, la privativa sul fatto che solo loro siano il piccolo resto. Il piccolo resto è un'espressione biblica, antichissima, e loro, essendo fedeli al vero Papa Benedetto, si definiscono piccolo resto. Ma anche altri che sono fedeli a Benedetto XVI e che pure sono in contrasto con alcune posizioni di Don Minutella si rendono conto di far parte di un piccolo resto. C'è una maggioranza che inconsapevolmente segue l'antipapa Francesco e una minoranza che è rimasta graniticamente fedele al vero Papa Benedetto XVI, e loro si chiamano piccolo resto. Li vogliamo mettere in croce per questo?
E insomma dicono che Papa Francesco e Ratzinger fanno lo stesso tipo Sì, di certo, percorso, come no? soltanto che uno lo fa più intensamente e uno meno. Sì, sì, vabbè, possono dire quello che vogliono. Poi la storia purtroppo, tutti questi studiosi, intellettuali, giornalisti, li travolgerà. Io, diciamo, tremo per loro, perché tutti questi signori che si rifiutano in modo categorico di parlare delle due questioni chiave, cioè dell'aspetto canonico. Benedetto non ha rinunciato al munus petrino, ha rinunciato al ministerium in modo differito, cosa che lo manda in sede impedita, dove il Papa resta Papa, in stato di prigionia. Questi tradizional sedevacantisti scambiano il fatto che Benedetto XVI ami il suo nemico come Gesù Cristo e che quindi abbia, diciamo, dei toni apparentemente condiscendenti verso Bergoglio, che poi non lo sono affatto, scambia questa cordialità di Benedetto che ama il suo nemico come amicizia e come complicità. Cioè siamo a un travisamento di portata millenaria, e quando la sede impedita sarà ufficializzata, tutti questi studiosi saranno cancellati con un colpo di spugna. Io tremo per loro. Vi invito a studiare molto attentamente i 60 capitoli della mia inchiesta, non perché io sia bravo, ma perché è necessario un panorama completo di questo mosaico. Se voi prendete le tessere una per una non capite niente, bisogna ricomporre l'intero mosaico e allora sarà chiaro tutto: la questione canonica, la questione documentale, teologica, testimoniale, gli aspetti collegati all'attualità, alla storia della Chiesa. Tutto compone un quadro coerente. Poi, se voi volete continuare ad avere delle riserve sul pensiero teologico di Ratzinger, va benissimo, che problema c'è? Il mondo è bello perché è vario, non è un problema, ma questo non ha niente a che vedere con il fatto, con la realtà oggettiva del fatto che lui è il vero Papa in sede impedita e che quell'altro è un antipapa. Cioè sono due mondi differenti, Io ho sempre detto anche pubblicamente ai tradizionali sedevacantisti: scusate, ma vabbè, voi pensate che Ratzinger sia modernista, d'accordo, la rispettiamo questa opinione, ma questo non ha alcuna relazione con la questione canonica, quindi almeno mettiamoci d'accordo sulla realtà del fatto che la Declaratio del 2013 non è una rinuncia al papato, perché questo è un discorso di tipo canonico che esula dalla questione modernismo-tradizionalismo. Quindi per voi Ratzinger potrebbe essersi benissimo sbagliato perché ha delle idee moderniste e quindi ha scritto male la sua rinuncia, ma comunque resta il fatto che quella non è una rinuncia, e infatti di questa idea sono i cosiddetti sostenitori dell'errore sostanziale, tra cui per esempio Anna Bernhardt e mi pare il professor Edmund Mazza. Loro dicono che Benedetto si è sbagliato a fare la rinuncia e quindi comunque lui resta ancora Papa per un errore sostanziale. Loro non accettano il fatto che questo errore non sia affatto un errore, ma sia parte di un piano preciso in cui Benedetto XVI, con grande candore, ha dichiarato di rinunciare di fatto al ministerium, all'esercizio pratico del potere. Non si rendono conto che questo lo porta in sede impedita, canone 412, dove il Papa resta Papa. E vabbè, non si rendono conto, però intanto anche loro riconoscono il fatto che la Declaratio non è una rinuncia. Infatti, le chiavi considerano il munus e il ministerium come se fossero un po' la chiave d'oro e la chiave d'argento. Come se... Sì, va bene, questo... Vabbè. Ok, andiamo avanti. Avviciniamoci un attimo alla questione della consacrazione, parlando di Krajewski. Tu hai scritto un articolo durante il coronavirus ad aprile 2020, quindi proprio in pieno lockdown, in cui questo parroco Don Andrea Conocchia, che è il parroco di una parrocchia di Tor Vaianica, quindi vicino Roma, in provincia di Roma, ha chiesto aiuto a questo elemosiniere del Papa. Ma spieghiamo un attimo qual era il contesto di questo aiuto. Sì, allora devo fare una premessa.
Io del presunto cardinale Krajewski scrissi anche tempo prima del lockdown, mi pare 1 anno o 2 anni prima, in merito a quel grottesco episodio del palazzo occupato a Roma. Un palazzo dove ancora oggi fiorisce lo spaccio di droga, il consumo illegale di alcolici. In via Santa Croce a Roma, Sì, no? si organizzano rave party, condizioni igienico-sanitarie al limite della decenza e questo presunto cardinale su incarico di Bergoglio andò a riallacciare abusivamente la corrente a questo palazzo, che poi a Capodanno, nel Capodanno successivo, si rese protagonista di risse, episodi criminosi, traffico di droga e altre meraviglie del genere. La corrente era stata staccata perché il palazzo consumava abusivamente l'elettricità da anni, maturando un debito di 300.000 euro. Ora, io in questi giorni mi sto informando presso l'agenzia elettrica che è responsabile del contratto se poi l'elemosiniere ha pagato questi 300.000 euro di debito, perché è stata ripristinata una situazione di illegalità, sempre con questa scusa del buonismo, delle famiglie povere che abitano in questo palazzo e sono tutti delinquenti fondamentalmente. Non c'è alcun tipo di situazione che possa prevedere un'azione del genere, o meglio, se tu sei un cardinale cattolico, vero elemosiniere del vero Papa, ti tiri fuori 300.000 euro di debito, paghi la bolletta a questi qui, ma allo stesso tempo cerchi di sistemarli in situazioni legali, non continui a farli vivere nell'illegalità, nella criminalità, nel peccato. E questa situazione si è ripetuta durante il lockdown, dietro l'invito di quel parroco, quando lo stesso ineffabile cardinale è andato a fare l'elemosina a dei transessuali che durante il lockdown avevano dovuto interrompere la loro attività e chiaramente vivevano in miseria. Allora, se tu sei un cardinale cattolico, l'elemosina verso i poveri e i sofferenti è doverosa, ma questo non può in alcun modo consentire che loro continuino a vivere nel peccato. Quindi l'elemosiniere avrebbe dovuto mettere in atto delle opere assistenziali di supporto a questi sventurati, ma soprattutto cercando di convertirli o quantomeno cercando di offrire loro le possibilità per cambiare le vita e non offrire il welfare perché loro possano continuare a mantenere la loro premiata attività. Ti rendi conto? Cioè, quei poveretti sono costretti a vendere il loro corpo, peraltro in un modo che secondo la fede cattolica è il secondo peccato dei 4 peccati che gridano vendetta al cielo, quindi non è che stiamo parlando di peccatucci veniali, no? E queste persone poverine sono costrette a vendere il loro corpo per campare e il cardinale Krajewski gli dà il sussidio in modo che poi, finito il lockdown, possano continuare a proseguire con la loro attività. Ma ti rendi conto? Cioè qui siamo l'inversione totale. E lui dice: ho agito seguendo la legge di Dio, sì, non quella degli no, uomini. certo, come no. Infatti si potrebbe ricordare che Gesù Cristo disse all'adultera: chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma disse alla donna: va e non peccare più. Va e non peccare più, cioè ti perdono, ti ritorni in grazia di Dio, ma tu devi allontanarti dal peccato. E qui in questo atto di veramente blasfemo, perché è proprio l'inversione di quello che ha detto Gesù Cristo. Ma questo è tipico dei modernisti. Infatti Enzo Bianchi è uno di quelli, il teologo ex prediletto da Papa Francesco, era uno di quelli che citava l'episodio dell'adultera senza mai aggiungere la chiosa va e non peccare più. Quindi c'è questo sdoganamento del peccato, questo misericordismo becero, senza alcuna verità, senza alcuna giustizia, senza alcuna dottrina, che è veramente qualcosa di diabolico, veramente diabolico.
Senti Andrea, che ruolo ha Krajewski all'interno di questa consacrazione imminente? Ma questa pseudo-consacrazione Poi ne parliamo più approfonditamente. verrà effettuata contemporaneamente a Fatima dallo pseudo-cardinale Krajewski. E questo sarà il suo ruolo. Tra l'altro è proprio di 2 giorni fa la notizia che Bergoglio, non pago di aver modificato la richiesta della Madonna di Fatima del 1917 aggiungendo l'Ucraina, che durante le apparizioni mariane di Fatima del 17 era già una nazione a parte, attenzione, Esisteva da poco. esisteva da poco, sì, perché la Repubblica Popolare di Ucraina con capitale Kiev nasce nel marzo 1917. E le apparizioni sono di maggio, giugno, settembre, da maggio a settembre. Quindi la Madonna di Fatima, quando è apparsa, secondo i cattolici, sapeva benissimo che l'Ucraina era già un altro paese. Quindi non è che stiamo parlando dell'Unione Sovietica che comprendeva tutte queste repubbliche, perché l'Ucraina entra a far parte dell'Unione Sovietica nel 1921, dopo la Grande Guerra. Allora, già l'inserimento dell'Ucraina è stata una cosa abusiva, tra l'altro in ottemperanza a quella dottrina eretica, esoterica, gnostica dell'unione degli opposti che è tanto cara a Bergoglio e che ritroviamo nella presunta dottrina del poliedro, di cui poi magari parleremo in seguito. Ma 2 giorni fa, domenica, nell'Angelus, Bergoglio ha annunciato che la consacrazione della Russia e dell'Ucraina si aggiungerà, diciamo, si aggiungerà a una consacrazione di tutta l'umanità. Invito ogni comunità e ogni fedele a unirsi a me venerdì 25 marzo, solennità dell'Annunziazione, nel compiere un solenne atto di consacrazione dell'umanità, specialmente della Russia e dell'Ucraina, al cuore immacolato di Maria, affinché lei, la regina della pace, ottenga al mondo la pace. Alla fine della fiera, noi che cosa abbiamo? Che nel 1917 la Madonna di Fatima chiede al Papa, vero, legittimo, la consacrazione della sola Russia. Allora, se siamo cattolici, Maria probabilmente avrà avuto i suoi motivi per chiedere la consacrazione di una sola nazione, no? O pensiamo che Maria dica le cose a caso? Alla fine della fiera, dopo 100 e passa anni, noi abbiamo l'antipapa che consacra tutto il mondo a Maria. Quindi un rovesciamento speculare. Facciamo un breve passo indietro per chi non conosce la questione, no? La consacrazione viene chiesta a Fatima da parte della Madonna in 3 messaggi rivelati a 3 pastorelli durante il 1917, abbiamo detto 13 maggio, 13 luglio e poi settembre. Di questi 3 messaggi i primi 2 vengono vengono rivelati. Il terzo rimane fermo fino a quando allora diciamo così che i primi 2 portano alla consacrazione del mondo al cuore immacolato di Maria da parte di Pio XII nel 42. Quindi a seguire poi la terza parte venne scritta il 3 gennaio del 44 per poi essere affidata a questo Monsignor Correira, che aveva seguito un po' le vicende di Suor Lucia, che è una dei 3 pastorelli, l'unica che è rimasta viva perché gli altri 2 sono morti appena dopo, poco dopo le apparizioni, e quindi il terzo segreto, la raccomandazione della Madonna stessa, è che avrebbe dovuto essere letto e rivelato solo nel 1960. Sì. Cosa che poi non è stata fatta. Perché Giovanni XXIII lo lesse nell'agosto del 59 e le ritenne opportuno non rivelarlo. E così stesso fece anche Paolo VI nel 65. Sì, quindi noi oggi abbiamo che con un ritardo colpevole di circa 72 anni, visto che si rischia grosso, la Chiesa si decide finalmente, bontà sua, a ottemperare alla richiesta di Maria Santissima. Allora, visto il ritardo, buon senso vorrebbe che tale richiesta dovrebbe essere accolta nel modo più scrupoloso e pedissequo possibile, no?
Cioè la Chiesa dovrebbe essere mortificata di procedere a una consacrazione della Russia dopo 72 anni e a più di 100 dall'annuncio di Fati. Dovrebbe andare col cappello in mano, per dire, da Maria e chiedere, implorare umilmente la sua benevolenza e di accettare questa tardiva consacrazione. E invece qui si ribaltano le richieste di Maria. È come dire, siccome la Madonna poverina non capisce molto di geopolitica, allora noi sì che sappiamo come si deve fare e quindi ci mettiamo anche l'Ucraina. Poi subito dopo sono arrivate le proteste del quotidiano liberal sionista New York Times, che ha accusato Bergoglio di essere di aver preso poco le difese dell'Ucraina, di aver assunto una posizione per così dire anfibia, e quindi subito dopo Bergoglio, per non sbagliare, dice vabbè, alla fine consacriamo tutto il mondo così siamo sicuri che andiamo a posto. Allora questa è una follia inversiva e blasfema. La consacrazione di tutto il mondo o di qualsivoglia altra nazione il Papa la può fare, ci mancherebbe, non è che c'è niente di male in questo, ma lo deve fare come sua iniziativa. Non puoi farlo come risposta a una richiesta di Maria, che ha chiesto una cosa precisa, ha chiesto la consacrazione della Russia. La Russia del 1917 era chiaramente diversa dalla Russia di oggi, ma l'atto di consacrare qualcosa, un bene, una cappella, una chiesa, una persona al culto di Gesù, di Maria, della Trinità, non contempla il fatto che quell'oggetto o quella persona si trovi più o meno già in grazia di Dio. Quindi, a seconda delle variazioni della storia, anche a distanza di più di un secolo, la consacrazione della Russia a Maria, sicuramente Maria saprà cosa farci con questa consacrazione, no? Saprà cosa farci. Quindi la consacrazione di per sé va bene anche dopo un secolo, ma l'importante è che tu la faccia nel modo più rispettoso, umile, scrupoloso possibile. E qui invece siamo al rovesciamento, per cui, come già detto, da che Maria aveva chiesto al Papa, vero, legittimo, di consacrare un paese, la Russia, abbiamo l'antipapa che consacra tutto il mondo a Maria. Allora, per fortuna, Bergoglio non è il Papa, almeno questo, è un elemento a favore. Tanto che Benedetto XVI, il legittimo Papa, interrogato sulla questione, ha risposto con un comunicato di Monsignor Geswin, trasferito al pubblico da Monsignor Geswin, che dice: il Papa emerito Benedetto XVI si unirà alla chiamata di Papa Francesco nella preghiera per quanto riguarda la consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria. Attenzione, codice Ratzinger da allarme rosso, livello rosso, perché il Papa emerito, cioè il vero Papa Benedetto XVI, da emereo, colui che merita di essere Papa, si unirà alla chiamata. Non dice si unirà all'intenzione. Unirsi alla chiamata vuol dire risponde alla chiamata, risponde all'appello di Papa Francesco. E come lo farà? Lo farà nella preghiera. Quindi noi sappiamo che Benedetto XVI non parteciperà direttamente alla consacrazione, non sarà fisicamente presente alla cerimonia nella Basilica di San Pietro, quindi non farà nulla in comunione con l'antipapa. Quindi noi non sappiamo che cosa farà Papa Benedetto nel chiuso della sua cappella, nella preghiera privata in merito a questa richiesta dell'antipapa Francesco. Alcuni teologi ci hanno spiegato che con ogni probabilità Benedetto XVI, esercitando il suo potere catecontico, cioè di trattenitore del male, di trattenitore dell'anticristo, il catecon, esatto,
intenda mitigare con una preghiera di riparazione la grave provocazione celeste messa in atto da Bergoglio. Mi spiego? Una cosa è certa, anzi due cose sono certe. Noi non possiamo essere sicuri al 100% di quale sarà la preghiera di Papa Benedetto, ma certamente quello che lui ha detto nel suo comunicato non parla affatto esplicitamente e univocamente di una consonanza di intenzioni con Bergoglio. Andrea, abbiamo parlato di questo codice Ratzinger ulteriore su questa questione della preghiera, ma diciamo tu nell'ultimo articolo hai parlato di questa doppia interpretazione diciamo, di apprezzamento o meno da parte di Ratzinger verso Papa Francesco. Sì, ho ricevuto all'email dell'inchiesta codiceratzingerlibero.it un'email da una signora che si diceva molto disorientata dalla lettura nel capitolo 3 del libro Intervista di Peter Sewald, Ultime conversazioni, dalla lettura di presunti elogi da parte di Benedetto XVI a Bergoglio. Così ho avuto modo di affrontare queste frasi in purissimo codice Ratzinger, che sono state commentate anche dal professor Gianmatteo Corrias, un latinista e un saggista storico-religioso che mi ha spesso aiutato nell'inchiesta. Queste espressioni sono elogiative solamente in apparenza, perché se tu le vai a leggere bene, non c'è nulla che fornisca un giudizio morale positivo all'uomo Bergoglio e al Papa presunto tale Francesco. Ci sono dei riconoscimenti cavallereschi, diciamo così, su alcune qualità dell'uomo Bergoglio. Per esempio una certa forza di carattere, un decisionismo, ma questo lo avrebbe potuto fare anche, per dire, il duca di Wellington nei confronti di Napoleone, soprattutto diciamo considerando la signorilità di quei tempi. Wellington avrebbe potuto senz'altro dire che Napoleone era un uomo di carisma, un ufficiale di grande esperienza strategica, un uomo deciso, e infatti noi abbiamo che Papa Ratzinger, ecco cosa scrive di Bergoglio. L'ho conosciuto come un uomo molto deciso, uno che in Argentina diceva con molta risolutezza: questo si fa e questo non si fa. Poi prosegue. C'è anche il coraggio con cui Bergoglio affronta i problemi e cerca le soluzioni. Ora, in queste frasi voi leggete qualche accenno al fatto che il decisionismo di Bergoglio sia ben indirizzato o che egli sia un buon papa? No, zero, assolutamente. E così Benedetto prosegue in un modo insistente. Sentite che cosa dice. Il modo in cui ha pregato e ha parlato al cuore della gente ha subito acceso l'entusiasmo. Di chi? Della gente, non suo. Il modo in cui ha pregato per me, il momento di raccoglimento, poi la cordialità con cui ha salutato le persone, tanto che la scintilla è, per così dire, scoccata immediatamente. Fra chi è scoccata la scintilla? Fra Bergoglio e il pubblico. Il pubblico. Quindi queste sono constatazioni neutre, obiettive, sul fatto che Bergoglio sia un efficace comunicatore e che piaccia alla gente. Punto. Non sta dicendo che è scoccata una scintilla di amicizia, di fraternità fra lui stesso e Bergoglio. Zero, non c'è minimamente traccia di qualcosa del genere. Anzi, come spiega il professor Corrias, il carattere tipico delle risposte di Ratzinger è il fatto indiscutibile di fermarsi a un passo dall'univocità. Cioè, quando dice il modo in cui Bergoglio ha fatto, ha pregato, ha parlato, non specifica mai quale sia questo modo, né a quali contenuti sia applicato. Quindi si può avere l'impressione iniziale che questi commenti, questi riconoscimenti cavallereschi e oggettivi di Papa Benedetto verso Bergoglio abbiano una valenza positiva e lusinghiera, ma è un'illusione, non c'è nulla di tutto ciò. Bergoglio riesce a cattivarsi ha la capacità di accattivarsi la simpatia delle folle, e questa è un'abilità che forse a Papa Ratzinger avrebbe anche giovato, tant'è che chiede Sewald:
si dice che il buon Dio corregga un po' ciascun papa nel suo successore. In che cosa la corregge Papa Francesco? E Benedetto, ridendo: direi con la sua attenzione verso gli altri, credo sia molto importante. Cioè Benedetto sta dicendo: gli unici punti che mi può dare Bergoglio sono sul fatto di compiacere le masse, cosa che a volte può essere importante per il Papa, ma non c'è nessun tipo di apprezzamento morale, niente, meno di zero, nessun cenno all'altezza del suo magistero, alla sua santità, alla sua non capacità di governo, valore, zero, non c'è niente che possa far pensare una cosa del genere. Anzi, ci sono tutta una serie di sottotesti estremamente divertenti. Per esempio, dice non ha voluto la mozzetta, cioè perché Bergoglio si è presentato al balcone del Palazzo Apostolico senza la mantellina rossa che portano i papi di solito, cosa che è un raffinatissimo gioco di parole con cui Benedetto ci spiega che lui si è vestito abusivamente di bianco da papa perché non si è accontentato della mozzetta rossa da cardinale. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo spiegato in un'altra puntata, non è il caso di ritornarci. Comunque, proseguendo, dice: non ha voluto la mozzetta, la cosa non mi ha minimamente toccato. Quello che mi ha toccato, invece, è che già prima di uscire sulla loggia abbia voluto telefonarmi. Allora, qui c'è una divertentissima anfibologia, cioè doppia interpretazione, sulla doppia accezione di toccato, che può voler dire commosso o urtato, infastidito, cosa che c'è anche in tedesco con la parola berührt. Il fatto che Bergoglio non ha voluto indossare la mozzetta rossa non lo ha minimamente infastidito, dice, non mi ha minimamente toccato, ma poi usando la stessa accezione di infastidito dice: quello che mi ha toccato, cioè quello che mi ha urtato, è che Bergoglio già prima di uscire dal palazzo sulla loggia abbia voluto telefonarmi. Capito? È chiaro che il senso di quel toccato è sempre lo stesso di quello di infastidito, o comunque l'interpretazione è doppia, è anfibologica, no? Per dire. C'è per esempio un altro passo molto, molto divertente. Dice, chiede Sebald: nel prendere congedo dalla curia, come poté allora giurare obbedienza assoluta al suo futuro successore? E Benedetto risponde: il Papa è il Papa, non importa chi sia. Questo avviene nel 2016, quindi Papa Benedetto ci sta dicendo che non ha mai giurato fedeltà a Bergoglio. Anzi, sta dicendo non importa chi sia, per dire che alla gente non gliene importa nulla di chi sia il vero Papa, se ne infischiano. Il Papa è il Papa, cioè sono io, ma agli altri non importa chi sia, è un'amara constatazione, mi spiego. C'è poi un passaggio ancora più spiritoso. Chiede Sebald: non ha nemmeno ricevuto in anticipo la prima esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium? No, risponde Benedetto, però mi ha scritto una lettera personale molto bella, con quella sua scrittura minuta. È molto più piccina della mia, io in confronto scrivo grandissimo. Ora, tempo fa abbiamo sottoposto questa risposta a un gruppo social di enigmisti, i quali hanno colto immediatamente che dietro questo scambio che noi abbiamo presentato come fra due anonimi intellettuali sia celata una gustosissima ironia, cioè la sua scrittura è molto più piccina della mia, io in confronto scrivo grandissimo. Non è un dato banale sulla dimensione della calligrafia di Bergoglio, ma è un'ironia sul fatto che le cose che scrive Bergoglio sono piccine, il suo magistero è piccino, tanto che al suo confronto il magistero del teologo Ratzinger è enorme. Allora queste cose le capisce chiunque, no? Quei tradizional sedevacantisti di prima che continuano a fare le 1000 eccezioni su Ratzinger modernista, perché non si applicano con tutta la loro intelligenza e cultura a queste evidentissime questioni? Farebbero un favore a loro stessi e a tutti noi. Riflettevo una cosa, su tutta la tua ricerca, anche da queste ultime cose che hai detto, no? Implicitamente sostiene che c'è una differenza fra l'uomo della strada e l'imperatore, il Papa, cioè agiscono in modo differente,
Probabilmente la differenza la difficoltà che ha il pubblico nel capire la tua ricerca è perché parte dal presupposto che un papa o un imperatore si comportino come l'uomo della strada, cioè che se gli pestano un piede dice certo. mentre uno che ha un ruolo così importante in quel momento potrebbe anche non dire se mi hanno pestato un piede perché se no rischia la guerra con una nazione vicina. Allora, non so se... la guerra in corso tra papa e antipapa è totale ed escatologica, finale. Ma questo sfugge alla gran parte dei fedeli e del pubblico perché ci sono due questioni. Primo, Papa Benedetto, come Gesù, è tenuto ad amare il suo nemico, come Gesù Cristo con Giuda. Allora, secondo voi Gesù Cristo, che sapeva benissimo che sarebbe stato tradito da Giuda, avrebbe potuto prenderlo a male parole prima del suo tradimento? Gesù dice: fra voi uno mi tradirà, non dice chi è, rimane tutto nel mistero, perché Gesù ama il suo nemico, ha insegnato ad amare i suoi nemici. Quindi Papa Benedetto non dirà mai Bergoglio è un antipapa, è un traditore, mi ha spodestato. Lo farà capire a chi ha orecchie per intendere, così come fa Gesù Cristo parlando con i suoi accusatori. Il secondo motivo è di ordine più legale, canonico, cioè il fatto che il vero Papa si trova in sede impedita e quindi non può esprimersi liberamente. Cioè, io cito spesso quell'episodio di cronaca di un paio d'anni fa, quando una donna che era picchiata dal convivente, per chiedere aiuto senza insospettire l'energumeno, telefona ai carabinieri ordinando la pizza. I carabinieri capiscono subito, mandano una volante e arrestano l'energumeno. È chiaro che se tu sei in una situazione di prigionia, sei sotto il controllo del tuo sequestratore, è chiaro che non puoi parlare chiaramente, no? È ovvio, è evidente. E allora Papa Benedetto, come Gesù Cristo, usa il codice di Gesù per farci capire che lui è il vero Papa e che è in sede impedita. E in questo modo lui separa, come acqua e olio, come il grano dall'olio, i credenti dai non credenti. Tanto che nel 2021, nell'estate del 2021, all'Herder Correspondence dice separare i credenti dai non credenti. Questa frase non l'ha colta nessuno, l'ha riportata solo qualche giornale così en passant. Che vuol dire separare i credenti dai non credenti? Lui sta separando i suoi fedeli, come quando, lo voglio ricordare ancora una volta perché quell'episodio mi fa morire dalle risate, perché Bergoglio presenta i cardinali nominati da lui, falsi cardinali, li porta in visita da Papa Benedetto, forse nella pia illusione di ricevere una benedizione, un avallo per queste nomine, e Papa Benedetto raccomanda a questi neo-pseudo cardinali: vi raccomando la fedeltà al Papa, senza spiegare quale dei due, ancora una volta, capito? Quindi ha preso in giro tutti i suoi nemici ancora una volta, grazie a questo mirabile sistema di comunicazione che ogni volta che lo contemplo mi lascia veramente senza parole, per l'intelligenza, la bontà, la cultura, la divina ispirazione. È qualcosa veramente di sovrumano, non stento a crederlo. Rispondiamo a questi: chi è che ha orecchi per intendere? Nel senso, perché qualcuno dice quindi bisogna conoscere il codice Ratzinger, è tutto un segreto, vedono la cosa sì, come una cosa tecnica, ma no, perché Papa Benedetto, così come Gesù Cristo, parla per tutte le persone, grandi e piccini, tant'è che quando dice il Papa è uno solo e non spiega mai quale, lo abbiamo già detto, questo indovinello è alla portata di un bambino di 8 anni, perché se tu a un bambino di 8 anni gli dici: la mamma chiede a Luigino: hai preso tu la marmellata o tuo fratello? E Luigino risponde: è stato uno di noi due. Anche un bambino di 8 anni capisce che dietro c'è qualcosa. E allora questi professoroni o professorini che accusano Papa Benedetto di essere modernista
si devono rendere conto che se non torneranno come bambini di 8 anni, non entreranno mai nel regno di questo codice Ratzinger. Quindi come possono pretendere che li si prenda sul serio su queste loro obiezioni? Informatevi, leggete l'inchiesta, contestate nel merito e poi ne riparliamo. Bene, allora chiudiamo sulla questione della consacrazione. Tu cosa credi che accadrà a breve, il 25? Manca pochissimo. Potrebbe non accadere. Guarda, questa consacrazione, questa pseudo consacrazione fatta da Bergoglio, nella migliore delle ipotesi sarà acqua fresca, ma dico nelle migliori delle ipotesi perché di fatto si tratta di un'offesa a Maria. Allora, in un'ottica di fede, io mi scaverei già un rifugio antiatomico, ok? Perché abbiamo il falso papa che consacra tutto il mondo a Maria, ribaltando, rovesciando le sue richieste, a 100 e più anni dalla richiesta di Maria. Per fortuna c'è il Papa Benedetto che con ogni probabilità riparerà a questa offesa oppure farà una preghiera valida per conto suo, anche se non la consacrazione della Russia così come l'ha richiesta Maria, perché era richiesto il concorso di tutti i vescovi e tutti i vescovi pare che siano dalla parte di Bergoglio, tanto per cambiare. Quindi accadrà come secondo la regola, almeno dal punto di vista tecnico, cioè Bergoglio ha contattato i 100, diciamo 100, sì, non so che cosa vescovi. In realtà non è così ortodossa la questione, perché non c'è neanche un formulario, cioè Bergoglio non ha dato neanche un formulario, non ha organizzato la cosa. Cioè, lui è richiesta la sincronicità della cosa. Sì, anche. lui ha fatto un appello ai vescovi perché celebrino, consacrino con lui la Russia, ma i vescovi hanno risposto? In che modo? C'è un formulario, c'è una modalità da seguire? Nulla di tutto ciò. E come si fa a convogliare diciamo l'adesione di tutti i vescovi del mondo? A me pare una completa assurdità, ma è chiaramente un'iniziativa demagogica che avrà due effetti deleteri. Uno probabilmente di natura spirituale, il secondo di natura più, come posso dire, politica, ma anche diciamo di propaganda, nel senso che questa consacrazione non avrà alcun effetto e quindi diciamo sarà screditato il messaggio mariano, capito? Certo. Così come quando Bergoglio ha pregato, ha invitato al digiuno per la guerra si è aggravata. Quando ha fatto la messa, la pseudomessa durante il lockdown, la pandemia si è aggravata. Cioè, voglio dire, non mi pare che sia molto ascoltato ai piani alti, anzi, tutt'altro. Però il fatto che il falso papa faccia questa pseudo consacrazione, che probabilmente non sortirà alcun effetto, sarà uno screditare il messaggio mariano. Oppure, se ci fosse una coincidenza di eventi per cui Russia e Ucraina dovessero addivenire a un armistizio, questo sarà deleterio dal punto di vista della fede, anche se positivo dal punto di vista politico. Sarà deleterio perché il merito sarà attribuito al falso papa, quindi andrà a consolidare il suo prestigio. Quindi un disastro su tutta la linea. Dobbiamo solo sperare, in ottica di fede, che Papa Benedetto possa mettere rimedio a questo scempio. Ma io sono inorridito veramente dall'incapacità della stragrande maggioranza degli intellettuali cattolici di cogliere la questione e dal fatto che loro neanche vogliano discuterne. Beh, 9 anni però sono tanti, diventano un'eternità per chi lavora. Ma a maggior ragione queste persone, questi intellettuali anti-bergogliani, sono sull'orlo di una crisi di nervi, ok? Perché Bergoglio li ha portati al calor bianco dalla rabbia. Allora, quando tu immagina di avere un poliziotto che ti perseguita, ok? Che ti stalkerizza, che ti mobbizza, che ti infastidisce, che ti perseguita, che ti fa arrabbiare.
Quando uno ti dice guarda che quel poliziotto non è un vero poliziotto perché non è iscritto alla polizia, è uno che indossa una divisa ma non ha alcun titolo per fare il poliziotto, tu dovresti dire ma davvero, meno male, fammi un po' vedere, andiamo a spulciare le carte. No, invece no, non gli interessa la questione, loro preferiscono sguazzare nel fango emozionale di questo dramma di Bergoglio che gli distrugge la fede cattolica, gli ha tolto la messa antica, adesso gli toglierà la transustanziazione. Ho sentito un intervento del professor Viglione che diceva ma guardate cattolici che la messa di adesso post conciliare anche quella sarà cambiata, vi toglieranno anche quella, vi toglieranno anche la transustanziazione, una previsione assolutamente corretta. Hai sentito tu il professor Viglione addivenire a diciamo una riunione a discutere insieme? Io ho scritto un articolo sul Libero invitando lui e Aldo Maria Valli, ho detto signori potremmo dedicare un tè pomeridiano, 30 minuti, un attimo a parlare di questa questione storica? No, perché non sia mai, se dicessi la verità o se proponessi della documentazione oggettiva, potremmo trovarci di fronte al caso più importante degli ultimi 1000-2000 anni, no? Allora, pensate di poter ritagliare un caffè, un tè per fare due chiacchiere? Ti hanno risposto? Zero. Allora, questi intellettuali poverini verranno falciati dalla storia e io spero che prima che sia troppo tardi abbiano un moto di resipiscenza e quantomeno si applichino a discutere, anche perché io sono stato estremamente cordiale, affabile, amichevole con loro, cioè non è che li voglio convincere a tutti i costi, ma fra persone adulte e laureate si parla, no? C'è un confronto. E invece questa è la potenza d'inganno dell'Apostolo di cui parla San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, e Dio manderà loro una potenza d'inganno perché credano alla menzogna. È interpretato dal punto di vista laico, questa è un plagio di natura emozionale, per cui Bergoglio seduce i suoi con l'emozionalità, tutte queste balle misericordiste, buoniste, accoglientiste, eccetera, che non hanno nulla a che vedere con la vera fede cattolica. Questo di converso fa talmente arrabbiare gli anti-bergogliani che li acceca completamente, per cui non sarebbero in grado di vedere una balena in una vasca da bagno. Gli fai vedere, ma qui dice il Papa, scrive in una lettera tramite l'assessore della segreteria di Stato, Monsignor Roberto Cona. Una signora aveva scritto al Papa: Santità, sono così preoccupata per questa situazione della Chiesa, eccetera. Benedetto gli risponde tramite Monsignor Cona e dice: il Papa Emerito Benedetto XVI ha ricevuto la sua lettera piena di affettuosi sentimenti. Commosso per la sua devozione filiale, il Sommo Pontefice la invita a guardare a Gesù, eccetera, eccetera. Allora, che cosa vuol dire questo? Questo è un messaggio a chilometro zero, cioè non c'è neanche da fare lo sforzo di interpretare quello che tu mi dicevi prima, no? Ma Benedetto XVI parla solo ai canonisti. No! A questa signora le ha scritto chiaramente il Sommo Pontefice è il Papa Emerito è il Sommo Pontefice, carta canta, perché sono lo stesso soggetto, tutte e due sono stati commossi dalla devozione filiale della signora. Ripeto, il Papa Emerito Benedetto XVI ha ricevuto la sua lettera piena di affettuosi sentimenti. Commosso per la sua devozione filiale, il Sommo Pontefice la benedice. Cioè, che altro volete di più? Veramente io non so più che cosa dirvi. Allora, ritorno a dire a quel professore sedevacantista di prima che continua a dare del modernista a Papa Ratzinger. Potrebbe gentilmente fornire delle spiegazioni sui messaggi a chilometro zero? Su tali evidentissimi, patenti, clamorosi messaggi in cui Benedetto XVI, modernista o tradizionalista che sia, dice che ancora è il vero Papa, perché quella è l'unica cosa importante. Poi le chiacchiere, le disquisizioni sulla teologia, quelle le possiamo lasciare
ad altri contesti. Una cosa sociologica, diciamo, ma la potenza di inganno secondo te è possibile solo grazie alla comunicazione di massa, alla situazione, al cortocircuito nel quale ci troviamo? Perché non è mai accaduto nella storia, no? Tutto combacia, perché la comunicazione di massa, oggi, l'informazione mainstream, è esclusivamente basata sull'emozionalità, esclusivamente basata sull'emozione. Io adesso sto per pubblicare su BioBlue un articolo che prende spunto da un aneddoto che circola di una nonna ucraina che avrebbe dato da mangiare una torta avvelenata a dei soldati russi, no? Infilandoci dello zinco. Una cosa completamente travisata, perché la storia che circola in Ucraina è che questa nonna con del mercurio tratto da un termometro avrebbe avvelenato una torta che avrebbe mandato nello zinco, cioè nella bara, questi soldati russi. Questo racconto pare che sia stato il frutto di un'intercettazione telefonica fra un soldato russo prigioniero e una ragazza. Cioè siamo a mi ha detto mio cugino, come la canzone di Elio Le Storie Tese. Mi ha detto mio cugino che una nonna ucraina ha avvelenato questi soldati russi. Quindi siamo all'archetipo della fiaba della Baba Yaga. Sai cos'è la Baba Yaga? La Baba Yaga è la strega delle fiabe russe, che vive in una casetta nel bosco che poggia su zampe di gallina, e questa casetta salta a destra e a sinistra in modo imprevedibile, e la strega attira i bambini nella casa con i suoi dolciumi, il pan di zenzero, e poi li mette nel forno. Allora, allo stesso modo, questa informazione che salta a destra e a sinistra, prima tutta sul Covid, poi sulla Russia, poi di nuovo sul Covid, attira con questi racconti zuccherosi dei lettori bambini che ormai credono a tutto, hanno completamente abbiurato al pensiero logico, al pensiero critico, e li mette nel forno, cioè li fa cotti e panati. E quindi la potenza d'inganno che ottunde le menti degli osservatori catto-conservatori è, diciamo, figlia e specchio di questa informazione ormai puramente emozionale. Quindi il pensiero logico, comunque, di un'informazione che non sarebbe potuta che essere così, visto che nasce come internet, no? Cioè le nonne dicevano internet sarà una rovina, è quello. No, su questo non sono d'accordo, Francesco, perché su internet potrebbero circolare anche dei contenuti seri che stimolano il pensiero, che fanno ragionare le persone. Cioè internet, l'infinità dei messaggi non trasforma un po' il messaggio, ma cioè proprio perché la fruizione, proprio perché i messaggi sono quantitativamente così tanti, internet dovrebbe poter offrire una quadra basata sulla razionalità, sul pensiero logico, no? Come quando dicono, fra le tante fake news date ascolto ai noi veri professionisti dell'informazione. Ora, i professionisti dell'informazione sono quelli che pigliano gli stralci dai film catastrofici di Hollywood e te li inseriscono nei filmati. Quindi è la scorrettezza che fa il problema, è proprio l'informazione, quella presunta affidabile, che spande ormai cavolate tratte dai film di fantascienza. Ma però è anche vero che internet non è che è stato trovato sotto il cavolo, cioè è stato creato negli anni 70 con degli obiettivi abbastanza... Ma sai, io credo che si tratti di strumenti, dipende molto da come li utilizzi. Anzi, io trovo che oggi, proprio perché non ci si orienta più in questo mare magnum di informazioni, dove quelli parlano della Baba Yaga con la torta avvelenata, la mela avvelenata di Biancaneve, quegli altri portano i film catastrofici di Hollywood, ognuno dice le peggio cose. Io credo che il pensiero logico, il pensiero critico sia non più un lusso per pochi intellettuali, ma credo che sia un elemento di sopravvivenza indispensabile. Cioè, se volete sopravvivere, cari ascoltatori, pensate con la vostra testa, ma con una testa che sia, diciamo, uniformata a un pensiero logico, per cui A più B deve fare C, 2 più 2 fa 4. Allora,
Però se il mio navigatore mi dice vai dritto e davanti a me c'è un fiume, che faccio io? Ti domandi, ma questo navigatore sta funzionando per bene? Come quelli che continuano a ritenere Papa Francesco il vero Papa, no? Allora, il Papa è infallibile sia nei pronunciamenti ex cattedra, che sono molto rari, sia nell'insegnamento ordinario, articolo 892 del Catechismo. Allora, come fa un Papa ad avere l'assistenza dello Spirito Santo quando intronizza la Pachamama o quando si dice favorevole alle unioni civili? E i casi sono due: o lo Spirito Santo si è sbagliato, o il navigatore si è sbagliato, oppure quello non è il Papa. Non è che c'è una terza soluzione, no? Oppure il dogma dell'infallibilità papale, l'articolo 892 del Catechismo, vanno cancellati. E ecco perché il danno enorme che fanno gli Unacum, cioè quelli che parlano male di Bergoglio e però lo riconoscono allo stesso tempo come Papa, perché stanno screditando lo Spirito Santo. È assurdo, no? Come fa? Tu stai dicendo che il capo della Deep Church, il Papa anticattolico, l'eretico, è assistito dallo Spirito Santo. Allora com'è possibile? Lo Spirito Santo è sceso a patti col nemico? Com'è possibile, no? Anche perché il dogma dell'infallibilità papale viene da un dato storico, cioè che nessun Papa nella storia, in 2000 anni di storia della Chiesa, ha mai detto delle eresie. Ci fu l'unica svirgolatura del Papa Onorio II, ma quello fu un equivoco, lui stesso non voleva, cioè fu un errore fatto in buona fede. Quindi qui noi ci troviamo non solo di fronte a uno pseudopapa che dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra per la fede, ma che addirittura dimostra scientemente di voler demolire con cariche di dinamite la fede cattolica. E voi potete continuare a considerarlo un legittimo papa, ma con quale faccia? No? Bene, direi che abbiamo concluso. Grazie Andrea, come al solito. Grazie a tutti gli ascoltatori. Volevo dirvi, se volete avere aggiornamenti sull'inchiesta, sull'account Twitter Cionci Andrea troverete articoli, interviste, anche e soprattutto quelli meravigliosi della finanza sul web. E se avete suggerimenti, documentazione da mandare, scrivete a codiceratzinger@libero.it. Fino ad oggi il contributo di voi lettori è stato di un'importanza fondamentale, sia per la produzione di documenti inediti. Alcune persone mi hanno mandato delle lettere scritte dal Papa, tra cui quella di cui parlavo prima tra Sommo Pontefice e Papa Emerito, quindi documenti preziosissimi, sia riflessioni, spunti, dati, perché io sono da solo naturalmente, ma questa è la prima inchiesta partecipata della storia. Chiunque abbia amore per la verità, chiunque voglia fare anche delle contestazioni intelligenti, non potrà che dare un contributo positivo. Va bene, vediamo che succederà con questa consacrazione imminente. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Speriamo a questo punto di vederci dopo la consacrazione di Bergoglio. Grazie a voi. Grazie a tutti. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.